Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Tante volte vengono persone anche qua in negozio e mi dicono ma tu sei rivenditore Bluetti, però vedo che fai video anche di altri marchi di Power Station. Questo è vero perché, come vi ho sempre spiegato, io non sono vincolato a recensire solo una marca di Power Station, questo per mia scelta, il che mi ha comportato delle perdite economiche che non sto a raccontarvi, ma ho sempre voluto essere libero di recensire tutti i prodotti che volevo, perché io giustamente ho scelto un marchio per venderlo e installarlo, del quale sono fermamente convinto che sia comunque il migliore e quindi me ne assumo la responsabilità quando le vendo e quando le installo, ma voglio anche provare tutti gli altri prodotti che sembrano interessanti o che voi mi proponete, perché è giusto che voi abbiate una visione a 360 gradi di questo mondo delle Power Station. Un utente mi aveva segnalato le Dobson, il prodotto di oggi, mi aveva detto perché non provi le Dobson che costano veramente poco e sembrano interessanti. Eccola qua, ho preso il modello che si chiama DBS 2003. È una Power Station che esce con 2200 watt di potenza istantanea con un picco di 3000 e che ha una batteria integrata di 2330 Wh, quindi 2.3 kW. È già una buona macchina, una macchina media che in casa può servire a fare tutto quanto, non è molto grossa e sicuramente può essere utile per essere anche portata in giro. Monta delle batterie LiFePO 4 allo stato semisolido da caratteristiche, date per 4500 cicli e un'efficienza di 80% dopo 15 anni. Ora questi dati prendeteli con le pinze perché io sinceramente ho provato a informarmi, poi non ho avuto grandissimo tempo per capire queste LiFePO 4 stato solido se sono effettivamente una novità o se è solo un modo di chiamare le LiFePO 4 che conosciamo normalmente, però questo è quello che viene dato nelle caratteristiche. Power Station espandibile, attenzione, possiamo aggiungere delle espansioni di batteria, possiamo metterne fino a 2. Ogni batteria fa 3 kW, quindi se mettiamo 2 batterie abbiamo 3, 6 più 2 qualcosa, abbiamo 8 kW di accumulo, che inizia già a essere un numero molto grosso. Addirittura queste Power Station sono parallelabili, quindi possiamo usarne 2 contemporaneamente, quindi avere 4000 watt di potenza in uscita e a loro volta altre 2 batterie per ogni Power Station per un totale di circa 16 kW di accumulo. Molto espandibile, addirittura arriverà sul mercato un micro inverter da collegare a queste batterie per usarle come accumulo, ma non era ancora disponibile. Attenzione perché di questa DBS 2003 ne esistono, mi pare di aver capito, 2 versioni, una che è quella che vedremo oggi e una che si chiama Plus, ma che nella realtà dei fatti forse va a sostituire completamente il prodotto che vi faccio vedere oggi. Cambia solamente l'ingresso di ricarica solare, perché questa ha un ingresso da 600 watt, l'altra versione dovrebbe averlo da 800. Attenzione perché poi ogni batteria a sua volta può essere ricaricata anch'essa da fonte fotovoltaica solare con 2 ingressi da 600 watt l'uno, quindi 1200 sulle batterie e 600 sulla Power Station. I grossi numeri ve li ho dati, alla fine del video parleremo dei prezzi. Ora andrei avanti col video perché c'era molto da far vedere, è venuto già un video molto lungo. Bando alle ciance, inizio a farvi vedere tutte le prove che ho effettuato, però mi raccomando, prima di andare avanti col video, iscrivetevi al canale perché giuro è gratis, non costa nulla, ma mi date un grosso supporto per portare avanti il progetto e procurarmi sempre prodotti interessanti come questo per farveli conoscere. Buon video. Ok, scatola della Power Station, questo è l'imballo della DBS 2003, quindi la Power Station con accumulo integrato, gli adesivi UN 3480 perché quando questi colli viaggiano come merce pericolosa, contenendo batterie al litio. Se vi capitasse mai di dover spedire un oggetto del genere, vi garantisco che è un casino. Apriamo l'imballo. Non abbiamo la scatola matriosca, scatola con accessori, manuale, addirittura hanno messo 1, 2, 3, 4 sacchetti per l'umidità, non hanno fatto economia, imballo protettivo sagomato robusto. Qui troviamo la brochure con un'importante procedura da fare per attivare la vostra garanzia e le istruzioni, le fasi preliminari per l'accensione e l'utilizzo della Power Station. Dentro la scatola la trovate con 2 maniglie per l'estrazione. Eccola qua, piccolina ma molto compatta, il peso molto concentrato, quindi abbiamo visto la Quick Start, manuale completo, vediamo che accessori danno in dotazione, cavo di ricarica con attacco standard IEC spinasciugo, cavo MC4 XT60, cavo auto XT60. Partiamo da una panoramica. Lato destro
Abbiamo le griglie per le ventole, l'ampio maniglione con lo spazio per la mano, due prese asciugo non protette, porta per l'espansione, pulsante per l'accensione della parte AC. E qui abbiamo tutti gli ingressi di ricarica, che sono l'XT60 e il 230 volt, il pulsante per la protezione in caso di cortocircuito o sovraccarico della linea di rete, e qui abbiamo due selettori. Possiamo definire se avere lo standby o le modalità eco, e qui abbiamo la modalità di ricarica che può essere fast oppure slow, quindi rapida o lenta. Parte posteriore dove non abbiamo nulla. Sull'altro lato abbiamo sempre una griglia di reazione dove intravedo delle ventole, e qui abbiamo due porte extra battery. Sul frontale invece abbiamo il pannello di controllo con il display, la luce che si accende da questo pulsante, due porte Type A USB 5 V 2.4 A, porta USB A Fast Charge, Power Delivery da 100 W USB-C e altri due USB-C Power Delivery da 30. Questa parte accende tutto il discorso USB. Poi abbiamo la parte del DC, accendisigari 12 V 10 A, Henderson 12 V 30 A, ma non abbiamo un cavo in dotazione per sfruttarlo, porte 12 V 4 A jack da 5,5 e una porta USB, questa non la vedevo da un po', è come quelle delle stampanti, con scritto device. Da qui accendiamo tutta la parte del 12, pulsante d'accensione generale, pulsante per il reset del wifi. Sulla parte inferiore abbiamo due piedi in gomma molto ampi, nonché i dati della macchina. La accendiamo. Ok, arriva al 51%, abbiamo gli indicatori di watt in uscita, watt in ingresso, autonomia stimata in giorni. Accendiamo la parte 12 V, si accende il simbolo del jack circolare. Accendiamo la parte USB, si accendono i simboli del Type A e del Type C. Accendiamo la luce, normale, alta, emergenza, spenta. Accendiamo la parte AC, compare il simbolo della presa con il 50 Hz. Spegniamo DC e USB e spegniamo anche la C. Comandi basilari. La mettiamo in carica così vediamo come funziona il selettore fast o slow. Parte la ricarica, in questo caso abbiamo un input di 600 watt e il selettore è impostato su slow. Lo mettiamo su ricarica veloce, quindi high, vediamo cosa succede. Vedete che sale, siamo a 900, 1500, 1700, passa direttamente a 1800 watt. L'innalzamento di wattaggio è stato abbastanza repentino, si stabilizza poi a 800 watt. Io, essendo la prima ricarica, però la faccio con la potenza minore. Di ora scende e si attesta sui 600. Quindi abbiamo due modalità con la scelta rapida del selettore, o 600 oppure triplica fino a 1800 watt. Lasciamola caricare, poi facciamo un po' di prove. Molto bene, Power Station carica, la accendiamo. Piccola animazione, percentuale batteria, non abbiamo watt in ingresso e watt in uscita. Allora, iniziamo a fare tutte le prove del caso. Quindi colleghiamo la spina col cavo spelato in uscita, abilitiamo la parte AC, mi segnala l'uscita C50 Hz e facciamo subito la prova per vedere se esce bifase. Adesso voi probabilmente non riuscite a vederlo, ma è effettivamente sconnessa dalla rete, anche lei esce bifase. Mettiamola in carica, vediamo cosa succede. Ok, parte la ricarica, riprendiamo in mano il cavo, rifacciamo il controllo. Vedete come già in telecamera sicuramente riuscite a vedere la fase sul marrone e nulla sul neutro. In modalità connessa alla rete diventa un bypass e abbiamo uscita monofase. Ora facciamo il test di funzionamento UPS, luce accesa, stacchiamo l'alimentazione, abbiamo percepito un piccolo sfarfallio. Quando connettiamo nulla, proviamo di nuovo a staccare. Un leggerissimo sfarfallio, molto veloce l'intervento. Proviamo con una lampadina tradizionale. Uguale, veramente molto veloce, tempo di intervento quasi nullo. Poi prendiamo i due bestioni e iniziamo a fare un test per vedere quanti watt riusciamo a gestire in uscita. Allora, iniziamo col phon piccolo, 1320 senza problemi. Radiatore svedese da 800 watt, così mentre faccio il video scaldo anche un po' il garage. Se mettiamo anche il phon di prima, 200,
Partono anche le ventole che si arrestano però immediatamente, non sono molto rumorose. Ora proviamo invece a mandarla in crisi, togliamo la pistola piccola, attacchiamo la pistola grande. Mi segnala già un overload. 1800 funzionava bene, proviamo a salire. 2250 è stabile, 2350. A 2.4 inizia a lampeggiare e mi segnala un overload, ma è comunque ancora attiva l'uscita. Alziamo al massimo, arriviamo a 2.650, continua a darmi l'overload, ma continua anche a erogare. Vedete che lei da sola è a 1860, più gli altri 800 dovremmo essere a 2.650. E infatti ci arriva senza problemi, però mi segnala che siamo in sovraccarico. Le ventole stanno girando, sono però molto silenziose in questo caso, quindi l'abbiamo messa sotto sforzo a 2600 watt, continua comunque a erogare. In casa non avrete problemi con praticamente nulla, sicuramente non faremo la prova della lavastoviglie, del fornetto eccetera, perché tanto reggerebbe senza problemi tutti i carichi. Cominciamo a controllare cosa si può fare ad esempio con l'applicazione. Ci spostiamo sul Play Store, cerchiamo l'app Dabson, la installiamo e questa con l'icona verde la trovate subito. Nel mentre vedete che sta continuando ad alimentare il mio radiatore svedese e col 92% mi dà un'autonomia ancora di 2.3 ore, quindi mi dice che in questo momento abbiamo circa ancora 1.9 kWh di autonomia e siamo al 92%. Apriamo l'app Dabson e bisogna fare una registrazione anche qui, attiviamo la geolocalizzazione, diamo tutti i consensi, altrimenti poi l'app non funziona correttamente. Aggiungiamo un dispositivo, ricerca automaticamente col Bluetooth la macchina, se non viene trovata aggiungiamo manualmente DBS 2003. Le istruzioni dicono di cercare il pulsante, questo qui, Yacht Reset, tenerlo premuto e aspettare il segnale di conferma. C'è il beep. Passo seguente, dobbiamo mettere la password wifi della nostra connessione. Andiamo avanti, bisogna connettersi temporaneamente all'hotspot wifi generato dalla macchina, che casualmente si chiama Smart Life, non è che state trovando un dispositivo TUI domotico, ma è proprio lei. Connettetevi a Smart Life, connessione effettuata, impossibile accedere a internet. Se vi chiede conferma il cellulare date ok, dite di mantenere la connessione, torniamo indietro, eccolo qui, questa rete non ha accesso a internet, vuoi restare connesso, dite sempre sì, torniamo all'app e lei va avanti a fare l'aggiunta del dispositivo. Perfetto, dispositivo aggiunto con successo. Inizia a usare. Possiamo scegliere due layout grafici, lo standard o il flusso di energia. Standard visualizza la potenza in ingresso e in uscita per ciascuna porta, flusso di energia visualizza il flusso in tempo reale dei dispositivi. È solo un layout grafico, comunque ci danno la possibilità di scegliere. Io in questo caso lascerei, ma no, mettiamo il flusso che mi sembra un po' più carino. Imposta stile selezionato, perfetto, in questo modo vedete che abbiamo la Power Station al 90%, mi dà la temperatura, mi dice che all'89% che in uscita abbiamo questi 789 watt. Abbiamo il P-Boost attivo, quella extra potenza che riuscivamo ad alimentare era disponibile perché avevamo attiva questa funzionalità P-Boost. Proviamo a attivare le USB e risponde tra l'altro molto velocemente. Proviamo a attivare il 12, ok, proviamo ad accendere il LED. Mi fa scegliere se averlo basso, alto o in modalità SOS direttamente dall'applicazione, che comunque è carina, veloce, questo verde nero non mi dispiace. Abbiamo la possibilità chiaramente poi di spegnere USB, spegnere 12 volt, disattivare all'occorrenza il P-Boost, diciamo che se non vi serve è una modalità che conviene tenere disattiva. Disattivando il P-Boost mi spegne anche l'uscita C, riaccendiamo l'uscita C, lui riparte e continuerà ad erogare i nostri 780-790 watt. Non abbiamo null'altro nella home, andiamo a dare un'occhiata alle impostazioni, possiamo cambiare il nome, impostazioni di carica e scarica. Ecco, ha la possibilità di scegliere direttamente da applicazione a quanti watt caricare e vedete che abbiamo degli intervalli che vanno di 100 in 100, da 200 a 1800 watt. Possiamo anche abilitare la modalità fast charge. Diamo conferma. Allora, avendo impostato a 1800 non me lo fa mettere, quindi mettiamo magari 800 watt. Impostando velocità di ricarica a C800, se attiviamo il fast charge, intanto sentite le ventole che ogni tanto partono. Dunque, qui o abbiamo un piccolo bug oppure non me lo fa fare perché abbiamo qualche impostazione meccanica qui che non me lo abilita. Allora, io ho provato a mettere il fast sulla macchina.
e vedete che risponde. La sto imparando a conoscere come voi. Allora, adesso ci siamo capiti. Se voi impostate il fast charge sull'interruttore fisico, non potete, credo, fare null'altro dall'app. Vedete che non ve lo fa cambiare. Se invece noi mettiamo la modalità slow, automaticamente me lo dovrebbe disattivare in applicazione e allora posso scegliere con quanti watt caricare. Ok, che poi praticamente il fast sarebbe il 1800, o possiamo andare a scendere fino a 200. Modalità di risparmio energetico, modalità economica. In modalità eco, se non c'è carico sulla linea C o DC, o se il carico è inferiore a 25 watt, la linea verrà spenta dopo 12 ore per default. Se la linea viene spenta e non c'è nessuna ricarica, il dispositivo si spegnerà completamente dopo 2 ore. Abbiamo la possibilità di variare poi questo timeout a C, possiamo poi modificare il timeout solo della C, solo della DC e anche dopo quanti minuti si deve spegnere lo schermo. Poi c'è la gestione del firmware. Dice già che la versione è al firmware più recente, diversamente ci avrebbe fatto fare l'aggiornamento. Possiamo condividere il controllo del dispositivo con un altro account Dabson. In altro che cosa abbiamo? La possibilità di ricevere una notifica se la macchina va offline, il beep, quindi la risposta sonora della macchina, e da qui in altro possiamo di nuovo ricambiare l'interfaccia grafica se non ci è piaciuta quella di prima. Ok, fatto questo stacco il wifi del telefono, usciamo pure dall'app, chiudiamo tutto, proviamo a riaprire l'app Dabson. Nella home mi dà già la mia macchina con la percentuale di ricarica in tempo reale e vedete che io riesco a entrare nella macchina anche se sono scollegato dal wifi, quindi io in questo momento sono via col cellulare e riesco a controllare direttamente la macchina. Non abbiamo provato a fare lo spegnimento che si fa con questo slide. In questo caso metterei la macchina proprio in off completamente. E voi direte, ma posso anche accenderla? No, non me la fa accendere. Da remoto potete spegnerla, ma se è spenta non è connessa e non potete accenderla. Nel momento in cui la accendiamo lei automaticamente è connessa, quindi io da qui posso riattivare la C, che infatti si riaccende, mi riparte il consumo. È un limite? Sì. Magari sarebbe stato bello da casa avere una power station che potevo anche spegnere e accendere, però chiaramente se la spengo la disalimento completamente, quindi si sconnette dal wifi. Io adesso allestisco qualche altro test, intanto la faccio andare così scaldo l'ambiente e andiamo avanti a fare qualche prova. Ok, lei intanto sta andando avanti ad alimentare il mio radiatore svedese, io intanto ho predisposto due cose, continua a erogarmi i miei 790 watt senza problemi, la macchina è connessa, l'ambiente è già più confortevole, passata a mezz'ora. Tra l'altro siamo in periodo invernale, quindi vi ricordo che avevo fatto un video sui radiatori svedesi Nobo e Tego, andatelo a guardare perché sono ottimi prodotti. Ora questa macchina continua a scaricarsi, se vedete che ogni tanto va giù l'output è perché il radiatore svedese è impostato a una certa temperatura che adesso abbiamo raggiunto, quindi ogni tanto si stacca. Allora, qua mi sono dovuto fare gli appunti perché parliamo di ricarica. Abbiamo già visto con la ricarica da rete che ora è staccata, possiamo decidere in buona sostanza di caricare da 200 watt in su. Poi abbiamo l'ingresso solare. Questa macchina come ingresso solare, lei la principale, quindi quella con l'inverter e le prese in uscita, può gestire fino a 600 watt con una tensione inferiore ai 60 volt. Allora io cosa mi sono fatto? Mi sono collegato qua, mi sono portato i miei soliti due pannelli da 400 watt che uso per fare le prove, collegati in parallelo perché altrimenti con due pannelli in serie da 400 avrei superato i 60 volt. Che tensione abbiamo in questo momento? Con due pannelli da 400 watt in parallelo, vi ricordo che avevo fatto un video su serie, parallelo, stringhe eccetera. Ok, vedete che abbiamo 36 volt, non so se riuscite a vedere il display, 36 volt con due pannelli da 400 watt, sono le 10:20 di mattina, non staranno producendo chissà cosa, poi il periodo insomma a novembre, a fine novembre non è che si può pretendere sarà quello che è, però colleghiamo il connettore e vedete che comunque iniziamo a produrre. Stiamo caricando 150 watt, 200, il suo MPPT singolo unico ingresso si stabilizza a 200 watt. Dunque su questa power station possiamo entrare con 600 watt, che magari è un po' poco. In realtà poi hanno fatto un'altra versione che si chiama DB2003 Plus, che sostanzialmente è identica ma cambia proprio solo l'ingresso solare. Quando è che diventa più interessante la ricarica attraverso il fotovoltaico? Quando aggiungiamo delle batterie di espansione, perché ne può gestire altre due, quindi la sua interna da
2330 Wh. In più possiamo aggiungere due moduli da 3 kW l'uno per arrivare a un totale di oltre 8 kW. Magari sono un po' troppi, però già avere una seconda batteria da 3 kW diventa molto interessante, perché abbiamo 5 kW di accumulo. 5 kW di accumulo in una colonna che comunque non è neanche troppo grossa, ma anche portandole affiancate magari nel camper, in mobilità eccetera, ma soprattutto anche in casa. Il bello è che con una batteria aggiunta da 3 kW, e scusatemi, sono dovuto segnare tutto per non fare casini, su ogni batteria potete entrare con un altro solare da 1200 watt. Sulla macchina principale 600 watt, sulla prima batteria 1200, sulla seconda batteria altri 1200, per un totale di una ricarica di 3 kW, che già non è male. E se volete farvi un bel sistema spendendo poco, perché poi parleremo di prezzi, prendete questa con due batterie da 3 kW l'una, avete 8 kW di accumulo, che se riuscite a sfruttare i 3 kW di ingresso solare totali, in una giornata le caricate, e con 8 kW fino al mattino ci arrivate tranquillamente. Per chi non è pratico di questo mondo magari è un ragionamento un po' contorto e non mi state dietro, però calcolate che avevo già fatto il video della macchina che uso io a casa. Io con 5 kW, quando riesco a caricare col sole, soprattutto d'estate, faccio tranquillamente le 24 ore senza comprare un watt. Lì comincia a diventare interessante. Questa macchina adesso sta caricando a 200 watt, sta dando in uscita 800 watt. Cosa succede se gli do anche la rete? Purtroppo non abbiamo una gestione delle priorità eccetera. Se volete cimentarvi in un impianto costituito da questa macchina, dovete un po' inventarvelo voi il sistema di ricarica da rete. Però andiamo a vedere due cose. Riapriamo la nostra app Dabson, andiamo sulla nostra macchina, vedete che in questa visualizzazione grafica con i flussi, magari lo metto qua, non ho fatto partire la registrazione del telefono, vedete che abbiamo un flusso di 200 che entra e un flusso di 800 che esce sulla C. Cosa succede se noi diamo anche la rete? Iniziamo ad andare nelle impostazioni di carica-scarica, lasciamo il minimo che è 200 watt, torniamo nella home qua, ma tanto ce l'abbiamo anche sul display. Cosa succede se gli do anche la rete? Dunque, succede che intanto mi disabilita il solare, e questo già non è fantastico, e poi mi sta caricando a 1 kW. Ok, come ragiona lui? Il valore che noi impostiamo, lui lo somma a quello che è il consumo, perché se lui sta consumando 800, io imposto 200 di ricarica, me ne tira 1000. Vedete, quando si ferma il consumo, perché in questo caso il radiatore svedese è andato in temperatura, avete visto, no? Mi tirava solo 200 perché lui era andato a 0. Adesso che lui va a 800, me ne tira 1000, perché lui questi 200 che noi impostiamo li aggiunge a quello che è il fabbisogno dell'uscita, comportamento da tenere a mente. E soprattutto, ahimè, mi distacca la ricarica da solare, non riesce a caricare contemporaneamente dall'ingresso XT60 e dall'ingresso del 220 volt. Io staccherei la rete così non consumo energia per nulla, dovrebbe andare a 0 di qua e tornare a caricare dal solare, e infatti switcha da ingresso a C ai 200 watt che sto producendo col fotovoltaico. Il comportamento, l'avete capito, non è eccezionale, però diciamo che va bene. Farei qualche prova di connessione anche di tutta la parte in DC per vedere se si comporta bene. Ho attaccato un po' di roba in DC ma non l'ho ancora attivata. Nel mentre vi segnalo che con l'ingresso solare, l'MPPT è la parte che evidentemente scalda un po' di più, in questo momento sono partite le ventole in maniera un po' più aggressiva, non fa un rumore eccessivo, però è già più rumorosa di prima. Attiviamo la parte delle USB. Da applicazione mi segnala che in uscita DC, vedete me lo scrive anche in arancione, abbiamo 18, 19, 20 watt in uscita. Il telefono tramite la Power Delivery da 30 me lo segnala in ricarica rapida. Se lo metto sulla Power Delivery da 100 me lo segnala in carica rapida, tutto regolare. Mi sta caricando il compressore, sto caricando anche la power bank che sta alimentando la telecamera. Fin qui tutto normale. Volevo provare anche l'uscita a 12 volt, quindi gli attacco il caricatore di un'altra power station, tanto per cambiare. Lo mettiamo nella presa 12, lo mettiamo in ingresso su quest'altra macchina, attacchiamo anche il 12 volt che lo segnala, e questa macchina sta caricando a 100 watt. Torniamo nell'applicazione, la macchina mi segnala un totale di 910 watt che sono la somma dei 800 che abbiamo sulla C, i 100 che stiamo dando sul 12 e i 15 che stiamo dando sulla parte delle USB. Mi dà un unico valore di uscita che somma tutto quanto. Qui mi segnala che
che sto caricando dal fotovoltaico, tutto assolutamente funzionante. Chiaramente siamo in perdita perché stiamo uscendo a 900 e stiamo entrando a 200, con questi valori lui comunque mi dà una stima di quella che è l'autonomia. Le ventole si sono fermate, proviamo a spegnere la parte AC per un attimo, automaticamente il consumo diventa inferiore alla produzione, quindi sul display non mi dice più l'autonomia, ma scrive recharging time, quindi mi dice che in questa condizione, con un surplus di circa 80 watt, sarà completamente carica tra 20 ore. Questi sono tutti i dati di stima, però vedete che cambia la modalità nel momento in cui l'uscita è inferiore all'ingresso. Ora facciamo la prova inversa, carichiamo lei dall'uscita accendisigari, che potrebbe essere quella della vostra auto o camper. Tra l'altro cavo in dotazione con la presa accendisigari bello spesso, non mi sembra male. Solito ingresso del solare, quindi l'XT60 del solare diventa anche l'XT60 della presa accendisigari. La attacchiamo in uscita su una presa accendisigari di una Power Station e sul 12 volt anche lei si stabilizza sui circa 100 watt di ricarica che abbiamo con tutte le Power Station alimentate col 12 della macchina. Ok, per tutto questo tempo abbiamo parlato di espansione, ora è il momento di tirarla fuori dalla scatola e di farvi vedere anche questo accumulo aggiuntivo da 3 kW e vi ricordo che ne potete mettere 2. Allora, nella scatola della batteria troviamo il suo cavo per la connessione dell'espansione, che è un cavo bello ciccione con i 2 poli di potenza più tutti i contatti di comunicazione, non è lunghissimo, supporta 300 volt, però è sufficiente a garantire la connessione tra la Power Station e l'accumulo sotto. Nella scatola poi troviamo un altro cavo di ricarica per il suo ingresso solare, sempre XT60, i manuali anche della batteria e la nostra batteria, che è grossa esattamente come la Power Station, proprio identica, è un po' più pesante. Batteria che ha comunque un pulsante d'accensione, un suo display, delle griglie per la circolazione dell'aria su questo lato, idem sull'altro lato, e le connessioni di espansione e di ingresso fotovoltaico. Vedete come funziona? Qui ha 2 ingressi XT60, è per quello che gestisce il doppio della potenza, perché ha 2 MPPT, sono entrambi da 600 watt l'uno e ogni ingresso supporta da 11 a 75 volt in DC. Abbiamo poi un'altra cosa che sono 2 uscite Henderson, la prima 12 volt 20 A e la seconda 24 volt 18 A. Componendo una torre anche con una sola batteria, se avete l'esigenza di avere anche un 24 volt, ce l'avete direttamente sul pacco batteria. E qui abbiamo realizzato la nostra torre. Io in questo caso spegnerei la Power Station, intanto vediamo se ce la fa spegnere con l'ingresso fotovoltaico attivo. Direi di no. Togliamo l'ingresso e spegniamo la Power Station. Off. Chiaramente per fare la connessione con la batteria bisogna spegnere tutto. Connettiamo un cavo extra battery port sull'espansione e un cavo extra battery port sulla Power Station. Vedete che per un attimo si sono accese, anche la batteria è accesa, ma il display della batteria si spegne immediatamente. Comunque in questo momento abbiamo la batteria al 33 e la Power Station mi notifica un 64% di batteria, ma mi è comparso un nuovo simbolo che indica la colonna, quindi l'espansione. A questo punto apriamo l'applicazione, vediamo cosa mi dice di bello e non me la dà connessa. Infatti qui mi è sparito il simbolo del wifi. Allora facciamo un reset generale, spegniamo la Power Station, la batteria è sempre accesa, spegniamo anche la batteria, riaccendiamo la Power Station che mi accende anche la batteria, che va in modalità colonna, fa reset e mi dà un'autonomia di 64%. Si è riconnessa, quindi è tornato tutto in ordine. Qualche errore di gioventù, se vogliamo glielo possiamo concedere, se non volete ne avete il diritto. Riapriamo l'applicazione, però intanto mi è arrivata una notifica, mi dice che è stata inserita una extra battery, quindi mi ha notificato anche l'inserimento della batteria. Riapriamo l'applicazione, mi dice che siamo al 64%, se clicco sulla batteria mi dice 64%, se clicco di nuovo mi dà un grafico dei consumi. Poi qui abbiamo una nuova icona che mi indica la percentuale della seconda batteria.
e mi sta visualizzando come se avesse un input di 41 watt. In questo momento il battery pack ha un input di 41 watt perché, avendo la percentuale minore rispetto alla batteria della Power Station, me la sta comunque caricando, poco ma me la sta caricando. Probabilmente è una funzione che si attiva per bilanciarle. Non abbiamo la visualizzazione di entrambe le batterie nella home. Proviamo a vedere cosa succede quando entriamo con il fotovoltaico nella Power Station. Mi dice che stanno entrando 200 watt, ma mi dice anche che ne sta mandando 100 alla batteria. Quando noi abbiamo un ingresso solare sulla Power Station, lei una parte me la manda sulla batteria. Infatti 200 stanno entrando qua, ma 97 li sta mandando in batteria. Semplicemente divide la ricarica tra batteria interna e batteria supplementare. Praticamente non è una gestione diretta come siamo abituati a vedere con gli accumuli, ma la ricarica che entra nella Power Station viene smistata tramite quel cavo e va anche nella batteria, o meglio, potrebbe essere che praticamente è la stessa cosa, ma viene visualizzato in un modo diverso. Sul funzionamento globale non cambia nulla perché gestisce tutto la Power Station, però abbiamo la possibilità di avere anche l'ingresso di ricarica sulla batteria. Vediamo cosa succede se abilitiamo anche l'ingresso di ricarica sulla batteria. Non ho altri pannelli per provare in questo momento, però possiamo utilizzare l'ingresso come se fosse il 12 volt usando un'altra Power Station, mandandolo direttamente in batteria. Diamogli un attimo per stabilizzarsi. Dunque io ho 100 watt in uscita dalla Power Station che stanno entrando qui, poi ne ho 200 che arrivano qui, in totale dovrei averne 300. Sull'applicazione mi dice che ho un input di 200 e che 123 stanno andando alla Power Station. Entriamo nella batteria mi dice che stanno entrando 120 watt, nella Power Station ne stanno entrando 200, abbiamo un qualcosa che non quadra. Ragioniamo insieme. Allora, 200 stanno entrando qua, 100 mi stanno uscendo da lì e stanno entrando qua. Non so per quale motivo, ma mi dice che sulla batteria c'è l'ingresso fotovoltaico attivo, ma mi dice anche che qua ne stanno entrando solo 118, che sono i 100 che stanno arrivando direttamente da qui. Ora non so in che modo sta bilanciando le due cose, ma sta di fatto che mi dice che in questo caso la Power Station sarebbe carica tra 5 ore e la batteria tra 15 ore, perché gli stanno entrando solo 117 watt. Non riesco bene a comprendere come stia gestendo questi flussi, sono sincero, sapete che sono sempre molto trasparente, poi faremo tutte le conclusioni, però già in questo momento non riesco bene a capire come sta gestendo la ricarica. Di normale c'è che 200 stanno entrando qua e secondo me se li sta tenendo tutti, mentre gli altri 115 stanno andando in batteria, anche se da quella Power Station mi segnala che ne stanno uscendo 106. Per qualche strano motivo ne sta mandando altri 10 da questo ingresso direttamente nella batteria, più i 100 che stanno entrando da fuori, quindi facciamo finta che gestisce tutto lei, non ben capendo come divide le ricariche, però sta di fatto che noi possiamo caricare contemporaneamente da una parte e dall'altra. Abbiamo sempre l'handicap che nel momento in cui attacchiamo la rete sicuramente mi disabilita almeno questo ingresso fotovoltaico. Vediamo cosa succede con l'altro, ed è successa la stessa cosa. Torna a prendermi 200 watt dall'ingresso AC, la Power Station continuerà a ricaricarsi sempre con priorità rete AC, disabilitando l'ingresso fotovoltaico, mentre la Power Station continuerà a caricarsi dall'ingresso. Ora che non stiamo sfruttando il fotovoltaico qui, proviamo a metterlo insieme all'altro direttamente nella batteria. Qui va tutto molto bene perché in questo momento abbiamo due ingressi collegati alla batteria, abbiamo un totale di 300 watt, me li manda tutti in batteria. Cosa mi dice l'applicazione? Mi dice che c'è un input di 200 watt dall'ingresso AC, poi mi dice che c'è un output di 311 watt. Questo è un errore perché in realtà non sta uscendo nulla dalla Power Station, sta solamente arrivando 300 watt dai due MPPT direttamente in batteria. Se andiamo nella batteria, vedete, mi dice che sta caricando e che c'è un input di 320 watt. Proviamo a vedere cosa visualizza con l'altro tipo di interfaccia grafica, quello standard. Allora, in quello standard mi dice che c'è un input AC di 199 watt, che sono quelli della rete, non c'è solare e non c'è battery pack. Se io mi sposto su output mi dà sempre i 320 watt in uscita che stanno caricando la batteria. Sicuramente app migliorabile perché non dice la verità su quello che sta succedendo, perché noi questi 300 watt che abbiamo sono in ingresso sulla batteria, non stanno uscendo dalla Power Station che me li segnala come un output. L'applicazione
l'applicazione principale ci può interessare per gestire direttamente i carichi, ma le visualizzazioni sono non propriamente corrette. Io tornerei all'altra visualizzazione che era comunque meglio secondo me, perché abbiamo direttamente i controlli della C eccetera nella home. Perfetto, questo cosa vuol dire? Vuol dire che per decidere quando caricare da rete, visto che comunque gli dà la priorità, se dobbiamo usarla a casa, sicuramente la soluzione ideale è gestirla tramite una presa smart. Mettiamo una presa smart che comandiamo all'occorrenza, o se magari abbiamo delle ore free nella notte le sfruttiamo per caricare la Power Station. Tutto il resto cerchiamo di mandarlo dai 600 watt sul singolo MPPT che abbiamo sull'unità principale e sugli altri 1200 watt divisi in due stringhe da 600 che abbiamo direttamente su ogni batteria. Questa è una configurazione molto versatile, con 5 kW di accumulo, che sono tanti ragazzi. Diventa anche utilizzabile in mobilità? Sicuramente sì, però calcolate che questa è la misura della colonna, che vista la lunghezza del cavo sicuramente riusciamo a metterle anche piatte una a fianco all'altra. Non possiamo metterle troppo distanti perché comunque è corto, però non è grosso e poco gestibile come siamo abituati a vedere, quindi riusciamo a farla colonna, a farla piatta, riusciamo a sistemarle un po' come vogliamo e abbiamo 5 kW di batteria. Chiaramente bisogna avere una produzione tale per riuscire a caricarli questi 5 kW. Un'altra cosa che sicuramente mi chiederete è se la percentuale che mi dà nell'applicazione è riferita alla batteria principale o alla media. È riferita alla batteria principale, perché questa è 66, questa è 34, nell'applicazione vediamo 66, nella batteria vediamo che è a 34. Stacco gli ingressi di ricarica, proviamo ad attaccare di nuovo un carico e vediamo se riusciamo a capire come preleva l'energia. Radiatore svedese, i miei 799 watt in uscita, come li sta gestendo lo vediamo semplicemente dal display della batteria. Circa la metà, un po' meno, me li sta comunque prendendo dalla batteria e il resto lo prende dalla batteria integrata nella Power Station. Semplicemente divide i carichi. Non so se questa percentuale adesso è minore perché la batteria è più giù o se sarebbe comunque un valore standard. Quindi facciamo una cosa, adesso sconnetto la batteria, le porto più o meno la stessa percentuale e vediamo se rimane comunque inferiore il carico o se lo bilancia in un altro modo, o se questa è più bassa, se va ad aumentare dalla batteria secondaria. Adesso ho tirato giù la batteria principale, l'ho portata al 14, spengo tutto, ricollego l'espansione. Adesso abbiamo principale a 14, batteria a 34, riattivo il carico in uscita. Cosa succede? Che gli 800 watt non vengono più presi dalla batteria principale perché è inferiore come immaginavo, ma vedete che vengono presi in maggior parte dalla batteria d'espansione, ma non tutti. Quindi comunque lei riesce a bilanciare il carico in uscita prelevando in percentuali diverse tra batteria principale e batteria secondaria in base alla percentuale di ricarica. Se io vado ad attaccare invece la ricarica da rete, lei come al solito mi aggiunge 200 watt al carico in uscita. In questo momento mi sta caricando quei 200 watt sull'unità principale e non sta mandando però nulla in batteria, perché vede che la batteria più bassa è quella dell'unità principale, non mi sta mandando nessun watt sulla batteria. Se io stacco il carico in uscita, entrano 200 watt che invece vengono ripartiti tra le unità. Adesso qua ne stanno entrando 113, qua ne staranno entrando un po' di meno. Infatti di questi 200 che entrano mi dice la stessa cosa anche sull'applicazione. Proviamo ad alzare i watt di ricarica, li portiamo ad esempio a 800, diamo conferma, torniamo indietro. Ok, in questo caso mi dà sempre un centinaio di watt, 110 sulla batteria, e la percentuale più grande la manda nella batteria principale perché è sbilanciata. Proviamo a vedere cosa succede quando arrivano ad una percentuale simile. Ok, un'altra cosa che ho notato è che quando una delle batterie va poi troppo giù e non ci sono ingressi, preleva dalla batteria secondaria per stabilizzare le due batterie. Se io vado ad integrare anche il fotovoltaico, va a prendermi meno watt dalla batteria perché sfrutta quel poco che gli sta arrivando anche dal fotovoltaico. In questo momento c'è pochissima produzione sui miei due pannelli, sempre solo per bilanciare le due batterie. Questa è una cosa che decide di fare lei in automatico. Se io tolgo la sorgente fotovoltaica, continua a prendere energia dalla batteria secondaria
per tirare su la batteria principale. E se vado dentro l'applicazione mi dice infatti che in questo momento ha un input di una novantina di watt. Adesso qua dice 93, qui ne escono 85, qui che ne entrano 72, quindi valori che non sono perfettamente allineati. Se vado dentro la batteria aggiuntiva mi dice che nel battery pack c'è un ingresso di 84 watt e in realtà c'è un'uscita di 84 watt, un errore di visualizzazione nell'applicazione che è sicuramente da migliorare. Ora, questa cosa che sta bilanciando le batterie e prelevando da questa non mi fa impazzire, però tenetene conto. Ok, ora ho portato la principale al 30, lei è sempre al 33, spegniamo tutto, riconnetto l'espansione, spengo l'unità principale perché dopo la connessione ho capito che va sempre fatto tra virgolette un reset, riaccendo la torre. Vedete che l'unità principale comanda l'espansione. Cosa succede adesso? Succede che sull'unità secondaria, che è al 33 rispetto al 30 della principale, stanno arrivando 70 watt. Stanno arrivando 70 watt perché, cerchiamo di capire, mi dice che stanno uscendo 62 watt perché me li sta mandando in batteria. Ed effettivamente stanno entrando 50 watt in batteria, non me li sta segnando come uscita, non abbiamo nessuna sorgente esterna di carica. 50, 49 sta scendendo, la lascio andare finché a un certo punto, comunque dopo pochi minuti, si stabilizza. Adesso le batterie sono più o meno bilanciate, avrà una tolleranza del 3, 4, 5%. Vedete che non esce nulla, non entra nulla, tutto fermo. Se spegniamo la unità principale si spegne poi tutta la colonna. Quindi diciamo che sulla gestione delle percentuali degli ingressi eccetera dovete tener conto di questi comportamenti che non sono guasti, non sono anomalie, ma la macchina è stata concepita in questo modo. Le ricariche che vanno a escludersi una con l'altra, il fatto che bilanci la potenza che preleva dalle due batterie, il fatto che bilanci la ricarica per le due batterie e il fatto che se non c'è nessuna fonte di ricarica e sono molto sbilanciate, automaticamente tende a bilanciarle, che dipende da dove guardiamo la cosa. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto, potrebbe essere un vantaggio perché in automatico lei si livella sempre, ma potrebbe essere uno svantaggio perché alcune volte non vorremmo magari che lo facesse. Bene, ho cercato di fare tutte le prove che mi sono venute in mente con questa Power Station, soprattutto per farvi capire, spero di esserci riuscito, come gestisce la ricarica, la scarica, le batterie, la potenza distribuita, gli ingressi eccetera, perché ci sono parecchie combinazioni utilizzabili. Parliamo di prezzi. La DBS 2003, la Power Station, viene venduta direttamente da Dubson su Amazon, vi lascio il link in descrizione, costa 1.599 euro, ma attenzione perché c'è un coupon da 500 euro, quindi la prendete a 1.099 euro, che per le caratteristiche che ha è comunque un prezzone. Ogni batteria costa 1.999 euro, che non è neanche tanto per essere una 3 kW. Fino a poco tempo fa, quando me la sono procurata io, erano in offerta anch'esse con un buono di 500 euro. Non so se e quando tornerà. Contatterò l'azienda, vedo che coupon riesco a farmi lasciare per acquistarle eventualmente su Amazon e vi lascio tutto in descrizione, o se per caso riesco a farmi dare qualche buono ma che magari vale solo sul loro sito. Il loro sito più o meno come prezzi allineato, però sicuramente preferiamo sempre comprare su Amazon. Io ho dato un po' di informazioni, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso un bel like, mi raccomando, ricordatevelo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì, o se passate qua in negozio a trovarmi vi offro un caffè volentieri e grazie. Ciao da Massi Dattoli.